Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Giulia Bianchi. Quando questa storia ebbe inizio avevo 25 anni. La mia vita non era facile. Avevo dei debiti universitari. Mia madre era malata. Aveva bisogno di cure speciali e quelle cure costavano molti soldi. Ogni mese guardavo le bollette e sentivo il cuore diventare pesante. Facevo 2 lavori solo per riuscire a vivere. La mattina lavoravo in un piccolo bar. La sera lavoravo in un negozio di abbigliamento. Quasi ogni giorno tornavo a casa con i piedi stanchi, le spalle doloranti e quasi senza energie. Volevo riposare. Volevo respirare. Ma la vita non mi dava mai tempo. Una sera una mia amica mi invitò a una festa. Non volevo andare. Ero stanca e sapevo che quella festa non era per persone come me. Ma la mia amica disse: «Dai Giulia, solo per una sera, dimentica i tuoi problemi». Così ci andai. La festa si svolgeva in una villa enorme. Le luci erano intense. La musica era tranquilla. Le persone indossavano vestiti costosi e ridevano come se non avessero nessuna preoccupazione. Io ero lì, con il mio vestito semplice, e mi sentivo molto piccola. Non appartenevo a quel mondo. Poi lo vidi. Era dall'altra parte della stanza. Si chiamava Alessandro Moretti. Sembrava che tutti lo conoscessero. Indossava un abito scuro. Sembrava ricco, potente e serio. Non sorrideva, ma i suoi occhi erano su di me. All'inizio pensai di essermelo immaginato. Perché un uomo come lui avrebbe dovuto guardare me? Ma ogni volta che alzavo lo sguardo, i suoi occhi erano ancora lì, calmi, freddi. Mi osservavano. Quando la festa finì, fuori pioveva forte. Rimasi vicino alla porta, chiedendomi come sarei tornata a casa. Poi il signor Moretti si avvicinò a me. «Hai bisogno di un passaggio?» mi chiese. Rimasi sorpresa. Avrei dovuto dire di no, ma era tardi. La pioggia era forte ed ero stanca. Così dissi di sì. La sua macchina era nera, grande e costosa. All'interno tutto profumava di pulito e di nuovo. Per alcuni minuti non disse nulla. Poi mi guardò e chiese: «Hai mangiato?» Scossi la testa. Disse all'autista di portarci in un ristorante. Era il tipo di ristorante che avevo visto solo da fuori. I tavoli erano bellissimi. I piatti sembravano costosi. Il cibo era delizioso, ma non riuscivo a rilassarmi. Ero seduta di fronte a lui e mi sentivo nervosa. Non parlava molto, ma mi osservava attentamente, come se stesse cercando di capire tutta la mia vita. Dopo cena, appoggiò le mani sul tavolo e mi guardò direttamente negli occhi. «Giulia», disse, «so che la vita è difficile per te». Rimasi immobile.
Come fai a saperlo? Chiesi. Noto le cose, rispose. Poi continuò. Lavori troppo, sei stanca, tua madre ha bisogno di cure, hai bisogno di soldi. Distolsi lo sguardo. Le sue parole erano vere, ma sentirle dire da lui mi metteva a disagio. Posso aiutarti, disse. Lo guardai di nuovo. Ho soldi, ho una casa vuota, non ho familiari vicino a me. Voglio compagnia, qualcuno di leale, qualcuno che possa starmi accanto. Il mio cuore cominciò a battere più forte. Che cosa vuoi dire? Chiesi. Voglio dire che posso occuparmi delle tue spese, disse. Tua madre potrà farsi curare da medici migliori. Tu potrai smettere di fare 2 lavori, in cambio resterai con me. Diventerai la mia compagna. La sua proposta mi lasciò senza parole. Sembrava strana, troppo improvvisa, troppo pericolosa. Una parte di me voleva andarsene. Ma un'altra parte pensava a mia madre, alle sue medicine, alle visite in ospedale, alle bollette sul tavolo della nostra cucina. Il signor Moretti non sorrise. Aspettò semplicemente la mia risposta. Quella sera dovevo scegliere tra la vita che conoscevo e una vita che non capivo. E alla fine, con la voce tremante, dissi di sì. Dopo quel momento tutto cambiò rapidamente. Un giorno correvo da un lavoro all'altro. Il giorno dopo mi ritrovai nel mondo del signor Moretti, un mondo fatto di auto private, hotel costosi, vestiti bellissimi e lusso discreto. Mi comprò vestiti, scarpe, gioielli, cose che non avevo mai avuto prima. Pagò le cure di mia madre. Per la prima volta dopo anni potevo dormire senza pensare alle spese dell'ospedale, ma questa nuova vita aveva delle regole. Una sera mi chiamò nel suo studio. La stanza era grande e buia, con libri su ogni parete. Mi porse un foglio. Questo è un accordo, disse. Lo lessi lentamente. Diceva che avrei vissuto nella sua casa, sarei stata la sua compagna, mi avrebbe dato dei soldi ogni mese, non avrei parlato della sua vita privata, non avrei fatto domande sui suoi affari e dovevo essergli fedele. Questa non è una storia d'amore, disse freddamente. Voglio sincerità, voglio compagnia, nient'altro. Le sue parole avrebbero dovuto rendere tutto più semplice, ma non fu così. La mia mano tremava mentre firmavo il foglio. Mi sembrava di rinunciare alla mia libertà, forse perfino a una parte di me stessa. Ma continuavo a ripetermi che lo facevo per mia madre, per la sicurezza, per sopravvivere, per una vita migliore. Vivere con Alessandro Moretti non era facile. La sua casa era bellissima, ma a volte sembrava troppo silenziosa. Lui era spesso distante. Alcuni giorni parlava a malapena. Alcune sere tornava a casa tardi e andava direttamente nel suo studio. Non sapevo quasi nulla del suo lavoro
e quando facevo domande il suo viso diventava duro. Non sono affari tuoi, diceva. Così smisi di fare domande. Ma a volte era diverso. A volte mi metteva un cappotto sulle spalle quando avevo freddo. A volte si accorgeva quando ero triste. A volte mi chiedeva come stava mia madre. In quei momenti non mi sembrava più soltanto l'uomo con cui avevo firmato un contratto. Mi sembrava un uomo solo che si nascondeva dietro il suo potere, e questo mi confondeva. Mi ero detta che non avrei mai provato niente per lui. Era solo per i soldi, solo per sopravvivere, solo per aiutare mia madre. Ma lentamente il mio cuore smise di ascoltare la mia mente. Quando entrava nella stanza me ne accorgevo subito. Quando mi guardava con dolcezza, sentivo qualcosa dentro di me. Non sapevo se fosse amore, forse era pericolo, forse era solitudine, forse erano entrambe le cose. Adesso avevo tutto, una bellissima stanza, vestiti costosi, soldi, sicurezza, ma nel profondo continuavo a chiedermi una cosa: ero finalmente al sicuro? Oppure ero entrata in una gabbia dorata? Iniziai a vivere nella casa di Alessandro Moretti. Da fuori la casa sembrava perfetta. Era grande, pulita e bellissima. C'erano quadri costosi alle pareti. C'erano morbidi tappeti sotto i miei piedi. C'erano stanze così grandi che il mio vecchio appartamento avrebbe potuto starci dentro. Ma la casa era troppo silenziosa. A volte camminavo per i corridoi e avevo la sensazione che le pareti mi stessero osservando. Alessandro era spesso impegnato, passava molte ore nel suo studio. Quella stanza era quasi sempre chiusa a chiave, ma un pomeriggio la porta era aperta. Entrai lentamente. Non avevo intenzione di cercare nulla, volevo solo dare un'occhiata. Lo studio era buio ed elegante, c'erano molti libri, vecchi orologi e documenti sulla scrivania. Poi vidi una fotografia, era accanto a una lampada. Nella foto c'era una donna. Era bellissima, aveva i capelli scuri e un sorriso dolce, sembrava felice. Fissai la fotografia per qualche istante. Chi era? Una sorella? Una vecchia amica? Qualcuno della sua famiglia? Alessandro mi aveva detto di non avere familiari stretti che vivessero vicino a lui. Non parlava mai del suo passato. Non spiegava mai nulla della sua vita privata. Così quella fotografia mi incuriosì. Più tardi, quella sera, lo vidi in salotto. Cercai di parlare con calma. «Signor Moretti», dissi, «posso farle una domanda?» Mi guardò. «Che cosa c'è?» «La donna nella fotografia nel suo studio, chi è?» Il suo viso cambiò immediatamente. Ogni traccia di dolcezza scomparve. I suoi occhi diventarono freddi. «Quale fotografia?» chiese. «Quella sulla sua scrivania».
Si alzò e mi passò accanto senza rispondere. Lo seguii fino allo studio. Prese la fotografia dalla scrivania, aprì un cassetto e la mise dentro. «È vecchia», disse. «Non significa nulla». Poi chiuse il cassetto. La sua voce era dura. «Non fare più domande su quella foto». Rimasi lì in silenzio. Il mio cuore cominciò a battere più forte. Se quella fotografia non significava nulla, perché l'aveva nascosta così in fretta? Perché il suo viso era cambiato? Perché sembrava quasi arrabbiato? Dopo quel giorno, la casa mi sembrò diversa. Non bella, non sicura, diversa, come se nascondesse dei segreti dietro ogni porta chiusa. C'era un'altra persona nella casa, la signora Gable. Era la governante. Era una donna anziana e lavorava per Alessandro da molti anni. Non parlava molto. Si muoveva silenziosamente per la casa, pulendo le stanze, preparando il tè e osservando tutto. A volte la sorprendevo a guardarmi con occhi tristi. Questo mi metteva a disagio. Un pomeriggio ero in cucina mentre preparava il tè. La casa era silenziosa. Alessandro non era in casa. La signora Gable guardò prima verso la porta. Poi guardò me. «Signorina Giulia», disse a bassa voce, «faccia attenzione». Mi bloccai. «Attenzione?» Abbassò ancora di più la voce. «Questa casa nasconde molti segreti e il signor Moretti non è sempre l'uomo che la gente pensa che sia». Un brivido freddo mi attraversò il corpo. «Che cosa vuole dire?» Scosse la testa. «Ho già detto troppo». Poi prese il vassoio con il tè e uscì dalla cucina. Rimasi lì da sola, ancora più confusa di prima. Prima la fotografia, poi la rabbia di Alessandro e ora l'avvertimento della signora Gable. Quel giorno capii una cosa. Vivevo con un uomo che in realtà non conoscevo. Conoscevo i suoi soldi. Conoscevo le sue regole. Conoscevo il suo potere, ma non conoscevo il suo cuore, e forse quella era la parte più pericolosa. Qualche giorno dopo, Alessandro venne da me al mattino. Sembrava serio. «Giulia», disse, «devo parlarti». Posai la tazza. «Che cosa è successo?» «Riguarda i miei affari». Il mio corpo si irrigidì. Mi aveva detto di non fare mai domande sul suo lavoro, così rimasi in silenzio. Poi disse qualcosa che non mi aspettavo. «Devo sposarmi». Lo fissai. «Sposarti?» «Sì», disse. «Con te». Per un momento non riuscii a parlare. «Ma avevi detto che tra noi non si trattava d'amore». «Infatti non lo è», rispose subito. «Questo matrimonio esisterà solo sulla carta». «Solo sulla carta?» Annuì.
C'è un importante accordo d'affari. Per ragioni legali, avere una moglie mi sarà utile. Non deve cambiare nulla tra noi. Continuerai a vivere qui. Io continuerò ad aiutare te e tua madre. Sarai mia moglie soltanto di nome. Le sue parole mi pesarono addosso. Una moglie solo di nome. Un matrimonio senza amore. Un altro accordo, un'altra catena. Volevo dire di no, ma poi pensai a mia madre. Le sue cure erano ancora costose. La sua salute era ancora fragile e io ero già dentro il mondo di Alessandro Moretti. Forse questo era soltanto il passo successivo, un passo pericoloso, ma comunque un passo che mi sentivo costretta a fare. Lo guardai. Se accetto, chiesi, continuerai a pagare le cure di mia madre? Certo, disse. Deglutii. Allora lo farò. Il matrimonio fu piccolo e tranquillo. Non c'erano fiori, niente musica, nessun familiare, nessun amico. C'eravamo soltanto Alessandro, io, un avvocato e la signora Gable. Indossavo un abito bianco. Era bellissimo, ma io non mi sentivo bella. Non mi sentivo una sposa. Mi sentivo come una donna che stava firmando un altro contratto. Quando firmai i documenti del matrimonio, la mia mano era ferma, ma il mio cuore no. Quel giorno diventai la signora Moretti, sua moglie agli occhi della legge, ma nel mio cuore ero ancora un'estranea nella sua casa. Dopo il matrimonio la vita diventò ancora più confusa. Alessandro cominciò a portarmi con lui a cene di lavoro ed eventi privati. Le persone ci guardavano con interesse. Il potente uomo d'affari e la sua giovane moglie. Sorridevo accanto a lui. Indossavo vestiti costosi. Rispondevo educatamente alle domande. Fingevo di appartenere a quel mondo, ma dentro mi sentivo vuota. Tutti vedevano la moglie di un uomo ricco, ma non vedevano la verità, non vedevano il contratto, non vedevano i segreti. Non vedevano la paura che viveva silenziosamente dentro di me. La sera, quando mi toglievo i gioielli e mi guardavo allo specchio, quasi non mi riconoscevo. Ero Giulia Bianchi, ma ora tutti mi chiamavano signora Moretti. Avevo un nuovo nome, una bellissima stanza, un marito ricco e una vita che molte persone avrebbero invidiato. Ma nel profondo mi sentivo più sola che mai, perché il mio matrimonio non era costruito sull'amore, era costruito sulla carta, e la carta può nascondere molte bugie. Dopo il matrimonio sulla carta, la mia vita diventò ancora più strana. Ora tutti mi chiamavano signora Moretti. Accompagnavo Alessandro a cene di lavoro ed eventi esclusivi. Indossavo abiti costosi. Sorridevo accanto a lui. La gente ci guardava e sussurrava. Il potente uomo d'affari e la sua giovane moglie. Ma dentro di me sentivo di stare recitando una parte.
Niente di tutto questo sembrava reale. Un pomeriggio decisi di portare il pranzo ad Alessandro nel suo ufficio. Il suo ufficio si trovava in un alto edificio di vetro. Tutto sembrava moderno e costoso. Ma quando entrai, sentii delle urla. Una donna era in piedi vicino alla reception. Sembrava arrabbiata e distrutta. Me l'aveva promesso, gridò. Aveva detto che mi avrebbe sposata. Mi fermai. Sentii un gelo nel cuore. Poi la donna mi vide. I suoi occhi si riempirono di rabbia. Tu, gridò, tu hai preso il mio posto. Non capivo. Si avvicinò e mi indicò. Mi chiamo Clara, disse. Alessandro è stato con me per anni. Mi aveva promesso che mi avrebbe sposata. Poi all'improvviso ha sposato te. Mi sembrò che la stanza cominciasse a girare intorno a me. Alessandro mi aveva detto che il nostro matrimonio serviva soltanto per i suoi affari. Solo sulla carta, niente amore, niente sentimenti. Ma aveva promesso a un'altra donna un vero futuro insieme. Ero soltanto un modo per allontanare Clara dalla sua vita. Ero soltanto uno strumento per i suoi affari. Lasciai l'ufficio senza vedere Alessandro. Quella sera, quando tornò a casa, si comportò normalmente. Non parlò di Clara. Non mi spiegò nulla. Più tardi vidi il suo telefono sul tavolo. Sul display apparvero alcuni messaggi. Erano di altre donne. Ti penso. Chiamami. Mi manchi. Mi si chiuse lo stomaco. Anche se il nostro matrimonio era finto, faceva comunque male, perché lui mi aveva chiesto di essergli fedele, ma intanto nascondeva altre donne, bugie e segreti. Quella notte ricordai l'avvertimento della signora Gable. Questa casa nasconde molti segreti. Ora capivo. Non conoscevo l'uomo che avevo sposato e non potevo più vivere nell'oscurità. Così presi una decisione. Avrei scoperto la verità. Assunsi un investigatore privato. Lo pagai con i soldi che Alessandro mi dava. Forse era sbagliato. Ma Alessandro aveva usato i soldi per controllarmi. Ora avrei usato quegli stessi soldi per proteggermi. Chiesi all'investigatore di indagare su Alessandro Moretti, i suoi affari, il suo passato, le sue società, tutto. Qualche settimana dopo l'investigatore mi chiamò. La sua voce era seria. Signora Moretti, disse, deve fare attenzione. Poi mi raccontò la verità. I soldi di Alessandro non erano puliti come tutti credevano. Aveva affari nascosti, società segrete, falsi nomi. Usava le persone per proteggere se stesso. A volte usava anche le donne. Le mie mani diventarono fredde. Era per questo che mi aveva sposata? Facevo parte di uno dei suoi piani. Poi l'investigatore mi disse qualcosa di ancora più sconvolgente. Una delle sue società è legalmente intestata a lei, disse. Rimasi immobile. Cosa? Quando ha firmato i documenti del matrimonio
e altri documenti, lui ha trasferito una società a suo nome. Forse aveva intenzione di riprendersela più tardi, ma in questo momento legalmente appartiene a lei. Rimasi seduta senza dire una parola. Alessandro pensava di usarmi, ma aveva commesso un errore. Mi aveva dato del potere, un potere che non avrebbe mai voluto farmi conoscere. Da quel giorno cambiai. Smisi di piangere, smisi di sentirmi impotente. In pubblico mi comportavo come la moglie perfetta. Sorridevo alle feste. Camminavo tenendo Alessandro per il braccio. Parlavo educatamente con i suoi soci in affari. Alessandro pensava che gli stessi obbedendo. Ma in privato stavo imparando. Studiai la società intestata a mio nome, lessi tutti i documenti che riuscii a trovare, assunsi in segreto alcune persone perché mi spiegassero i documenti aziendali, imparai come si muoveva il denaro. Imparai con chi lavorava Alessandro, scoprii quali erano i suoi punti deboli. Lentamente i suoi soci cominciarono a parlarmi con rispetto. Pensavano che fossi soltanto curiosa, non sapevano che mi stavo preparando. Alessandro vedeva ancora in me la ragazza stanca che aveva salvato. Non vedeva la donna che stavo diventando. Un anno dopo il nostro matrimonio sulla carta, Alessandro tornò a casa tardi. «Buon anniversario, Giulia», disse. Lo guardai con calma. «Alessandro», dissi. Si fermò. Non avevo mai usato il suo nome in quel modo prima di allora. «So tutto». Il suo viso cambiò. «Di che cosa stai parlando?» «So di Clara, so delle altre donne, so dei tuoi affari, so che i tuoi soldi non sono puliti». I suoi occhi diventarono freddi. Poi appoggiai una cartella sul tavolo e so della società che hai intestato a mio nome. Per la prima volta vidi la paura sul suo viso. «Come hai scoperto tutto questo?» gridò. Aprii la cartella. «Questi sono i documenti per il divorzio», dissi. «Ti lascio e terrò la società». Il suo viso diventò rosso. «Non puoi farlo. Ti ho dato tutto». «No», dissi. «Mi hai dato dei soldi e io ho usato quei soldi per imparare». Mi fissò. Pensavi che fossi soltanto una moglie silenziosa. Pensavi che sarei rimasta debole, ma ho imparato a conoscere il tuo mondo. Ho imparato le tue regole e ora so come proteggermi. Alessandro guardò i documenti. Voleva gridare, voleva minacciarmi, ma sapeva che la legge era dalla mia parte. La società era mia. Mi alzai. Non presi i gioielli, non presi i vestiti, non presi nulla di ciò che mi aveva comprato. Uscii da quella grande casa a mani vuote. Ma non ero più povera, non ero più impotente, non avevo più paura. La donna che era entrata in quella casa un anno prima non esisteva più. Ora ero
più forte, più intelligente, libera. Mi chiamo Giulia Bianchi e quella notte non fu la fine della mia storia, fu la prima pagina della mia vera vita. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se siete rimasti fino alla fine, vi ringrazio davvero. La parola italiana di oggi è la libertà. Significa freedom in inglese. Scrivete nei commenti una frase semplice usando la libertà. Per esempio, la libertà è più importante dei soldi, oppure Giulia ha scelto la libertà. E ditemi anche, secondo voi Giulia ha fatto la scelta giusta lasciando il signor Moretti? Sì o no? Scrivete la vostra risposta nei commenti. Se questa storia vi ha aiutato a esercitarvi nell'ascolto dell'italiano, iscrivetevi a Italiano Tales per altre semplici storie in italiano. Continuate ad ascoltare, continuate a imparare, continuate a scegliere la verità e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.